Buongiorno a tutti e benvenuti su Deriver Lab. In questo video parliamo di campioni di frequenza atomici, in particolare delle frequenze stabili a 10 MHz che usiamo in laboratorio, che nei laboratori di elettronica servono per avere delle frequenze di riferimento ben precise. Vi faccio vedere come assemblare, come costruire e vi do cenni anche sugli altri tipi di oscillatori locali. In questo video parleremo specificatamente dell'oscillatore a rubidium, che si colloca appunto nella categoria degli oscillatori atomici. Vi faccio vedere tutta la costruzione partendo da zero e alla fine la realizzazione del prodotto finito. È un video un pochino lungo, ma io penso che sia interessante e pertanto continuate la visione del video e vedete quello che combino. Allora, l'oscillatore a rubidium, cos'è un oscillatore a rubidium? Per chi sa cos'è, ovviamente la spiegazione sarebbe inutile, però per chi non sa cos'è, un oscillatore a rubidium è un oscillatore di solito a 10 MHz con una frequenza molto precisa e può servire per o tarare frequenzimetri o altre apparecchiature, o addirittura per sostituire l'oscillatore locale di alcune apparecchiature che abbiamo in laboratorio. E in questa maniera gli strumenti del laboratorio acquistano in precisione. Allora, questo qui è l'oscillatore che qualche anno fa ho costruito. Spero che si veda abbastanza bene, perché col pannello bianco l'illuminazione alle volte rende il tutto un attimino più scuro. Comunque l'oscillatore è questo qui è un bel dissipatore grande che ci vuole per mantenere poi l'oscillatore a temperature umane intorno a 45 gradi, perché dovete sapere che comunque sia un oscillatore di riferimento che dovete tenere in laboratorio dovrebbe essere sempre acceso giorno e notte, perché più sta acceso e più la sua precisione diventa elevata. Queste qui sono le varie uscite, perché l'uscita del generatore vero e proprio che monteremo ne ha una sola e ho fatto un divisore per avere più uscite. Poi abbiamo questo pannellino qui che ora vi avvicino, che praticamente serve per avere un'idea, per tenere sott'occhio alcuni parametri che sono abbastanza importanti dell'oscillatore. Allora, questa qui è la tensione di riferimento a 5 volts, l'alimentazione a 5 volts. Se lo sposto mi va a leggere l'alta tensione, che deve essere 15 volt, e poi mi dà delle indicazioni dove questo è l'assorbimento, che è 0,78 ampere ora, mentre nella fase, non so se si legge molto bene, comunque è 0,78 ampere, mentre nella fase iniziale questo assorbimento è molto più alto, perché l'oscillatore deve stabilizzarsi. Se questo valore qui ce lo ritroviamo a un certo punto a 1,6 ampere, 1,7 ampere, vuol dire che c'è qualcosa che non sta andando nel nostro oscillatore. Va bene, questo è il wattaggio che sta assorbendo, ma non ci interessa molto, mentre qui lo stesso i watt che ha assorbito nel tempo, ma anche questo non ci interessano, però erano in questo strumentino. E l'altra cosa invece che ci interessa è la temperatura. In questo momento la temperatura dell'oscillatore sono 46 gradi, che è standard, circa una temperatura accettabilissima per l'oscillatore, ma se dovesse salire, andare che ne so, sopra i 55 gradi o 50-55 gradi, bisogna iniziare a preoccuparsi. Diciamo che la temperatura media 46 gradi fino a 50 va bene, però se c'è qualche guasto o qualcosa del genere si andrebbe sopra anche a 60 gradi. A 60 gradi l'oscillatore comincia a non essere più stabile. Qui vedete, questa è un'uscita, un PPS, perché mentre queste sono uscite a 10 MHz, questa è un'uscita a un PPS, cioè un impulso al secondo. Io non la uso, ma tante persone
gli fa comodo per sincronizzare orologi o altre cose, diciamo, che hanno in laboratorio. Allora, tutte queste uscite mi servono perché quando l'ho fatto ci sincronizzavo tutti gli strumenti. Dopo vi spiego cosa vuol dire la sincronizzazione di più strumenti tramite un oscillatore. Sincronizzare gli strumenti con un oscillatore a rubidium o altro tipo di oscillatore ovviamente aumenta la precisione degli strumenti stessi. Sicché avevo fatto tutte queste uscite per sincronizzarci alcuni strumenti che volevo che fossero più precisi. Poi ho preso sempre un generatore a 10 MHz ma che dell'HP, ma che riceve da GPS, e uso quello, scalda meno e si sincronizza con gli orologi al cesio dei GPS, sicché diciamo è forse un pochino a lungo termine più anche preciso di questo qui. E anche a quello ci ho fatto tutte, diciamo, queste uscite qui. E dopo vi faccio vedere cosa vuol dire sincronizzare uno strumento con un oscillatore esterno. Comunque intanto vi accenno che tutti gli strumenti hanno un oscillatore interno, ovviamente, tipo un frequenzimetro, un generatore di frequenza, tantissimi strumenti, anche un generatore arbitrario, hanno ovviamente un oscillatore interno che diciamo nella maniera più semplice è fatto con un quarzo, e se no ci sono oscillatori termostatati come ho in questi strumenti qui, ma che hanno, diciamo, una certa precisione, mentre un oscillatore come può essere da GPS, sempre a 10 MHz, perché di solito le frequenze standard degli strumenti sono 10 MHz, o un oscillatore a rubidium, aumenta di tantissime volte la precisione intrinseca, sicché sia quello che andremo a leggere poi, se lo usiamo per sincronizzare al posto dell'oscillatore locale di un frequenzimetro, o quello che andremo a generare nel caso di un generatore di alta frequenza, sarà un'uscita praticamente, si può dire, precisa, perché sia i rubidium sia quelli da GPS si chiamano appunto generatori di frequenze standard, perché le frequenze che generano sono molto elevate. Sempre in questo strumentino qui c'è questa spia che lampeggia quando è in preriscaldamento l'oscillatore e diventa verde così quando l'oscillatore è sincronizzato. Per fare lo strumento nuovo abbiamo appunto, questo è il cuore dell'oscillatore, questi qui erano montate su di solito celle telefoniche, e qui è il cuore, diciamo l'oscillatore vero e proprio, dove qui ci vanno tutte le alimentazioni e le uscite, e questo qui va fissato su una letta di dissipazione. Questo ha bisogno di due alimentazioni separate, e questo qui va fissato praticamente a questa basetta qua. Poi gli ho fatto il distributore a 10 MHz, che è questo, e l'ho fatto tutto in SMD, e questo qui praticamente ha queste 9 uscite, entra un segnale e diciamo ne esce 9, e tutti della stessa ampiezza. Poi avevo già preparato il pannello davanti, e sicché insieme lo monteremo, si farà tutta la foratura della piastra di dissipazione e diciamo compagnia cantante. Ora passerei a farvi vedere sul computer e a spiegare, per chi non lo sa, la differenza fra oscillatori locali e oscillatore a rubidium che si può usare, come mai si usano e perché, insomma. Ovviamente un oscillatore di riferimento non serve solo per sincronizzare gli strumenti del laboratorio, che è molto utile per quello, ma serve anche come frequenza campione. Per esempio, se io ho da fare la taratura di un frequenzimetro, devo avere una frequenza di riferimento ben precisa, se no il frequenzimetro non lo taro, o lo taro, come si dice, a paesi, nel senso non sono preciso. E tarare uno strumento con una frequenza non precisa è come andare a prendere delle misure con un metro che non corrisponde
alle misure. Poi quando andiamo a tagliare i pezzi e li andiamo a mettere insieme ovviamente non corrispondono, specialmente se vanno messi diciamo da un'altra parte con uno che usa un metro che funziona. Sicché questa frequenza di riferimento che può generare o l'oscillatore diciamo a rubidium che andremo a costruire noi, o gli oscillatori con ricevitori da GPS, danno questa frequenza che è estremamente precisa, e se dobbiamo fare la taratura, ripeto, per esempio, sempre per esempio, di un frequenzimetro, tareremo il frequenzimetro e la frequenza sarà quella che noi tareremo, non sarà una frequenza approssimativa. Non sarà una frequenza approssimativa. Diciamo che un oscillatore a rubidium ha su 10 MHz a spanne, la dico così, dovrebbe essere preciso allo 0,001 Hz, sicché diciamo una frequenza piuttosto elevata di precisione. Dopo aver fatto un attimino chiarezza sugli usi dell'oscillatore a rubidium, che si vedranno ora al computer su quali sono i due usi principali, vi farò vedere all'oscilloscopio un oscillatore di riferimento funzionante all'interno di un frequenzimetro, sicché abbastanza preciso perché è un oscillatore termostatato, con la differenza della frequenza dell'oscillatore a rubidium, e lì anche visivamente vi accorgerete che c'è una differenza, possiamo dire, abissale. Continuate a seguirmi, preparo il computer per quello che vi ho detto. Ecco, ora prima di passare alla descrizione diciamo dei vari oscillatori locali e come sono fatti, possiamo vedere uno degli usi classici di un oscillatore di frequenza standard come questo qui, che è a rubidium. Ora questo è collegato a questo frequenzimetro. Il frequenzimetro sta usando il suo oscillatore locale, sicché non è disciplinato in frequenza, praticamente lavora a sé stante. Questo sta generando una frequenza di 10 MHz molto precisa, e il frequenzimetro sta leggendo appunto 10 MHz, sicché vuol dire che comunque il frequenzimetro è tarato. Se non fosse tarato c'è dietro una vitina che potremo regolare per far sì che vada a leggere i 10 MHz. Però dopo vi farò vedere con l'oscilloscopio che nonostante che questo sia tarato e sicché legga una frequenza precisa, in realtà si discosta rispetto alla precisione che può avere un oscillatore a rubidium o un oscillatore da GPS, diciamo, che riceve i segnali da GPS. Ora passiamo un attimino a vedere quello che si vede con il computer. Allora, dicevo, possiamo sincronizzare apparecchi come potrebbe essere questo generatore di frequenza, oppure questo che è sempre un generatore di frequenza, o un analizzatore di spettro, o addirittura un generatore di forme arbitrarie, che tutti dietro hanno praticamente, come si vede qua, questo è il retro dell'analizzatore di spettro, tutti hanno la possibilità di mettere una frequenza di riferimento esterna. In questo connettore potremo mettere una frequenza di riferimento esterna, appunto magari generata dall'oscillatore a rubidium, e la frequenza di riferimento interna automaticamente verrà esclusa e l'apparecchio diventerà più preciso. Questo è il riferimento interno, che tramite questo BNC potremo anche andare a leggere con un frequenzimetro per vedere se lo strumento comunque è in specifica. Allora, così come è configurato, l'apparecchio sta lavorando col suo riferimento interno, che è preciso ovviamente, però non è preciso come un oscillatore a rubidium. La stessa cosa hanno altri apparecchi come quel frequenzimetro che vi ho fatto vedere. C'è qui
non è in automatico come nell'analizzatore di spettro, ma qui abbiamo un ingresso del BNC, questo è un ingresso BNC dove tramite questo interruttore, questo deviatore, possiamo scegliere se lavorare con la frequenza interna come sta lavorando ora, o se lavorare, diciamo, con una frequenza esterna che andremo a mettere qui. Quando questo è commutato come frequenza interna, da questo bocchettone, invece, da questo BNC, invece di entrarci un segnale, uscirà la frequenza dell'oscillatore locale. E anche qui, mettendoci un frequenzimetro perfettamente funzionante, potremo capire se l'oscillatore locale è in specifica o meno. Questo è il trimmer praticamente dell'oscillatore locale. Muovendo questo trimmer qui si va a tarare appunto il frequenzimetro. Perciò se nel frequenzimetro messo come ora con un segnale a 10 MHz all'ingresso, se andiamo a ruotare questo trimmer, la frequenza che si legge sul frequenzimetro varierà. È ovvio che se è già in specifica non lo andremo a toccare, ma se invece di leggere 10 MHz ne leggesse 9, che ne so, erotti, cioè che non è su 10 MHz, noi andremo a agire su questo trimmer qui per metterlo esattamente su 10 MHz, e in questa maniera, se abbiamo un oscillatore come questo che è sicuramente preciso, avremo messo in specifica l'apparecchio. Poi possiamo anche, ecco, questo è un esempio di un oscillatore locale semplice col quarzo. Questo è di un frequenzimetro vecchio. Con questo trimmer qui, che è la stessa cosa di questo trimmer qua, variamo praticamente la frequenza del quarzo, e in questa maniera qui andremo a tarare o starare il frequenzimetro, perché in base alla frequenza precisa che va a oscillare il quarzo darà una lettura precisa o non precisa. Questo non è un oscillatore ovviamente termostatato, è un oscillatore semplicemente a quarzo, mentre altri apparecchi tipo questo frequenzimetro hanno un oscillatore, diciamo, termostatato a forno, oven, come dicono gli americani, dove la temperatura del quarzo viene mantenuta stabile e abbiamo una maggior precisione, che però si discosta lo stesso da un oscillatore di riferimento. Se al posto di questo quarzo e questo trimmer mettessimo una frequenza esterna precisa, il frequenzimetro, anche se fosse di scarsa qualità, andrebbe a leggere ovviamente una frequenza precisa, diventerebbe uno strumento molto preciso. Perché sostituire una frequenza di riferimento interna, cioè l'oscillatore locale di uno strumento che può essere per esempio un frequenzimetro o un generatore di frequenza? Perché facciamo questo esempio qui: se io ho il generatore interno che mi scarta 10 Hz, per dire un numero, su 10 MHz, cioè su 10 milioni di Hz, se è un frequenzimetro, la frequenza che andrò a leggere comunque avrà uno scarto di 10 Hz per forza. E la stessa cosa, se io vado a generare una frequenza di 10 MHz, ma potrebbe essere anche 100 MHz, ho detto 10 MHz per fare un esempio. Se io genero questa frequenza di 10 MHz e con uno scarto di 10 Hz, vuol dire che la frequenza che genero avrà uno scarto di 10 Hz. Se io metto un riferimento esterno che invece di avere uno scarto, mettiamo, di 10 Hz, ha uno scarto di 0,001 Hz, cioè praticamente molto molto più piccolo, la frequenza che vado a leggere o la frequenza che vado a generare ovviamente ci avrà una tolleranza molto molto più ristretta.
e sicché si fa spesso, io ho tutti gli strumenti che hanno un riferimento interno collegati con il GPS, con questo praticamente, che qui abbiamo questo qui è il retro di quello strumento, questo riceve da GPS e butta fuori due segnali a 10 MHz che io poi con un distributore che ho fatto, come vi ho fatto vedere quello di prima, mando a tutti gli strumenti, in maniera che io so che gli strumenti che uso o per leggere o per generare hanno delle frequenze di riferimento standard, lo dice la parola stessa, e sicché sono precisi e posso fare anche delle tarature su altri strumenti senza fare dei danni, perché ripeto, se ho degli strumenti che leggono male è come avere un metro che non è un metro preciso, vuol dire che legge male e si fa delle cose sbagliate. Se abbiamo una frequenza di riferimento precisa possiamo fare delle cose che sono fatte diciamo ad hoc, sicché possiamo tarare uno strumento e questo strumento sarà tarato perfettamente. Ora io fermo un attimino il video, poi vi vorrei collegare l'oscilloscopio e collegherò l'oscilloscopio al generatore a rubidium. Mi lego, ogni tanto mi lego perché non mi viene quello che devo dire, abbiate pazienza. Collegherò l'oscilloscopio, un canale dell'oscilloscopio al generatore a rubidium e l'altro ingresso lo collegherò all'uscita del frequenzimetro, cioè al riferimento interno del frequenzimetro, e vi faccio vedere che c'è un certo scarto. Ecco, allora io ho collegato l'oscillatore a rubidium, l'ho collegato all'oscilloscopio, sul canale 2 dell'oscilloscopio. Ora dopo ve lo faccio vedere meglio lo colleghiamo al computer l'oscilloscopio. Comunque vediamo un attimino se riesco. Ecco, siamo qua. Io ho collegato praticamente l'oscillatore a rubidium, che è questo cavo, è sull'ingresso 2 dell'oscilloscopio, mentre sull'ingresso 1 come test proprio ci ho collegato invece il ricevitore, il segnale che esce dal ricevitore GPS, sicché sono due praticamente segnali diversi, sono due strumenti diversi, per farvi vedere la precisione che può avere l'oscillatore a rubidium e la precisione invece poi dell'oscillatore locale dello strumento, diciamo in questo caso del frequenzimetro. Ora commuto un attimino sul computer e vediamo un attimino di farvi vedere quello che succede, diciamo, in diretta. Allora ecco qua, F11. Allora noi se vedete questo qui giallo è il segnale che esce dall'oscillatore disciplinato da GPS, praticamente è un 10 MHz che esce di lì, mentre quello verde, che ora sposto un attimino, è quello che esce dall'oscillatore a rubidium. Praticamente, se vedete, sono fermi, sicché sono perfettamente sincronizzati, non in fase, perché chiaramente sono due cose diverse, sono due apparecchi diversi, però l'oscillatore a rubidium, anche se è acceso solo da stamani, che se fosse acceso da più giorni sarebbe, diciamo, ancora più stabile. Comunque, come vedete, queste due sinusoide sono praticamente immobili. Ora io vi volevo far vedere, stacco un attimino che preparo un attimino la telecamera, io stacco un attimino ci siamo, si vede, ecco, questo qui è quello che è collegato attualmente all'oscilloscopio sul canale 2. Io ora lo sposto di qui, lo sposto e lo collego all'uscita dell'oscillatore locale del frequenzimetro, che se era visto il frequenzimetro andava bene, perché segnava 10 MHz, sicché, diciamo, l'oscillatore è comunque tarato. Però se noi andiamo a vedere, alzo un attimino il segnale perché è un attimino basso, se noi andiamo a vedere il segnale ora, in questo momento qui, se vedete non è fermo, perché l'oscillatore locale
del frequenzimetro, nonostante sia un ottimo oscillatore locale, non ha sicuramente la stabilità di un rubidium e pertanto, come si dice, vi dà visivamente, in questo caso qui, la dimostrazione di quanto un oscillatore preciso possa fare la differenza. Questa linea verde che si sta muovendo vuol dire che anche se scarta di poco, scarta però di tanto rispetto a una frequenza fissa, come vediamo quella gialla, praticamente una frequenza di riferimento, ecco, chiamiamola così perché se no mi lego veramente. Proseguiamo con il montaggio dell'oscillatore a rubidium. In questa puntata vedremo solamente la parte meccanica, cioè come foro la scatola che dovrà alloggiarlo, come foro il dissipatore e ci faccio tutta la filettatura delle viti dove andrà poi appoggiato l'oscillatore vero e proprio e gli altri fori nella scatola. Allora eccoci qua, siamo nella stanza un pochino diciamo dove posso fare polvere. Vedete, questo è un tavolo da falegname e qua è dove faccio i fori, faccio tutte le cose diciamo che fanno un po' di polvere che non le potrei fare ovviamente in laboratorio. Questa è il dissipatore piuttosto grosso che va messo qui sopra e poi ci vanno fissati i componenti, pertanto la prima cosa da fare è forare questa scatola qui per far sì di farci il buco che poi alloggerà diciamo il dissipatore dell'oscillatore a rubidium, perché l'oscillatore ha bisogno di non salire troppo di temperatura e sicché la cosa che va fatta assolutamente è montarci un dissipatore, un bel dissipatore grande. Ora io metterò il nastro di carta su questa scatola e poi praticamente la segno e la foro. Ovviamente vi faccio vedere in parte il lavoro che faccio, perché sennò poi diventa estremamente noioso vedere uno che fora, che taglia. Ora ci sto mettendo il nastro di carta così la posso segnare bene e principalmente non graffio la scatola. Una volta messo il nastro di carta la segno tutta e poi la taglio col seghetto alternativo. Ecco fatto. Ora non resta che segnarla. Allora la segno, così ci viene un foro giusto. Ricontrolliamo, perché come dicono i falegnami americani, misurare 2 volte per tagliare una volta sola, e infatti nella fretta di parlare da questa parte avevo sbagliato la misura e dopo sicché controllare sempre 2 volte quello che andiamo a fare. Questo è un consiglio che mi sento di darvi nella mia, diciamo, per mia esperienza personale, perché in maniera tale si taglia meno e non si rovina gli oggetti. Ecco fatto, ora prendo il seghetto alternativo e poi lo foriamo. Faccio un tagliettino
col disco, perché così viene un attimino più preciso che farlo col seghetto alternativo. Perlomeno ci provo e credo che venga più preciso. Ecco fatto, il forellino non so se si vede molto bene, però mi sembra che sia venuto abbastanza preciso. Ora bisogna presentarci sopra la parte metallica, il dissipatore, e centrarlo sia da una parte che dall'altra. Poi una volta segnato andranno fatti i fori per poi fissare il dissipatore stesso alla scatola. Ora che ho centrato con il calibro, che ho centrato il dissipatore, segniamo i contorni e poi andiamo a praticare i fori. Ecco qua. Poi andremo a praticare i fori, non so se si vede bene, c'è una riga e c'è il buco, fra la riga e il buco praticamente, in maniera da fissare il dissipatore con delle viti alla scatola stessa. Forare la scatola purtroppo è uno delle cose, diciamo, è una delle cose più noiose, però ovviamente è una cosa che va fatta, perché se non si fa prima i fori alla fine non si fa niente. E non so se in video poi è una cosa che sarà piacevole da vedere o estremamente noiosa. Comunque io ce la metto nel video e poi a tirare avanti il video siete sempre a tempo voi ovviamente a farlo. Così nell'insieme si vede tutto quello che va visto per fare questo tipo di lavoro. Andranno fatte anche delle modifiche alla scatola, come questa qui, come questo foro qui ovviamente che non c'era nella scatola. E poi dicevo andranno fatte altre modifiche oltre a questo foro, a questi fori che non c'erano nella scatola, perché ovviamente va adattata a quello che abbiamo. Ecco, ora che abbiamo segnato, prendo il trapanino e li faccio i fori. Torno subito, Ecco, ora i fori sono segnati. E ora si va al trapano a colonne e si forano. Ecco, ora passiamo a forarlo. Sto usando una punta da 3,5.
Buongiorno, questa settimana sono stato un po' assente e perciò il progetto del Rubidium è rimasto un attimino indietro. Siamo rimasti alla foratura, volevo finire il video per pubblicarlo e non fare poi in maniera magari troppe puntate, in maniera che si finisce il video della scatola e poi si farà il montaggio vero e proprio e poi una puntata sul collaudo, diciamo, e l'uso vero e proprio dell'oscillatore. L'altra volta avevo fatto vedere, avevo forato il coperchio superiore della scatola per metterci questo dissipatore massiccio per il Rubidium. Ho forato anche questi fori qui che vedete, no, c'erano già, perché questa è una piastra di recupero, però ho fatto i fori qui per fissarci l'oscillatore praticamente, questi forettini qui che poi ho filettato. Ripeto, questi altri fori c'erano già, ora io lo fisso un attimino provvisoriamente con 4 vitine e poi, diciamo, ci presentiamo il Rubidium, che ho già segnato, e poi vi farò vedere un attimino come faccio un paio di fori e li filetto, perché ovviamente diventerebbe una cosa estremamente noiosa farvi vedere tutti questi fori qui che faccio e la filettatura di tutti questi fori, che non ha senso. Comunque il Rubidium poi verrà installato qua, eccolo qua. Ho già segnato i fori che poi farò, e da questa parte qui ci verranno messi questi qui che sono i regolatori, dove questo regolatore qui sarà il regolatore del 15 volt, che è una delle alimentazioni del Rubidium. Questo è l'alimentatore dei 5 volt che serve sempre internamente al Rubidium per il filamento della lampada, e questo qua sarà un alimentatorino a 9 volt per far girare piano questa ventola che funziona a 12 volt, in maniera che fa circolare l'aria ma senza fare casino e in maniera, diciamo, discreta, senza essere una ventola troppo rumorosa. E sicché praticamente possiamo andare di là, vi faccio vedere che foro la piastra un attimino e poi quando è tutto pronto nella prossima puntata si fa il montaggio vero e proprio qui sopra. Allora, questo è il dissipatore, ora lo giro. Ovviamente mi sono dovuto mettere sull'altro banco di metallo che ci faccio qualche lavoretto di saldatura di ferro, quelle poche cose da hobbista col ferro che riesco a saldare. Ho segnato i fori sono tanti, sono questi due del dissipatore e poi sono quelli del Rubidium, che sono tutti questi, sono tantissimi, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 fori, che ovviamente sono un'esagerazione anche per farveli vedere, diciamo, forare e poi filettare. Allora, la prima cosa che va fatta prima di stare a forare, noi in gergo si dice bulinare. Allora, questo è un bulino, questo qui è un bulino, c'è una punta in cima e serve si mette qua sul punto da segnare con il martello, col petto di martello, e ci lascia il segno, diciamo, in maniera che poi la punta non scappi. Si chiama in gergo noi bulinare, però alcuni la chiamano punzonare, perché questo oltre che bulino potrebbe essere punzone, anche se professore, diciamo, di meccanica, quel poco di meccanica che ho fatto lo chiamava punzone, che si chiama punzonare. Io ora mi metterò qua, ve ne faccio vedere un paio col pettino, allargo un attimino e poi
passerò a trapanarli in maniera che quando la punta arriva a forare, a andare a forare, non scappa e praticamente si centra al foro. Ora proseguo, vi faccio vedere un paio di fori e poi si passerà con il maschio a fare un paio di filettature, perché ripeto, farle tutte diventa veramente noioso. Ecco, ora farò i fori usando una punta da 2,5 perché poi devo filettare da 3. In realtà la punta da 2,5 non sarebbe proprio il valore ideale, perché se non sbaglio dovrebbe essere 2,30 o qualcosa del genere. Comunque una punta da 2,5 non deve fare poi molta forza la vite, deve solo tenere il dissipatore o i transistor, e la piastra che vado a forare come alluminio è spessa 1 centimetro circa, sicché c'è tutta la filettatura praticamente necessaria che non venga via. Dovrò stare attento perché l'alluminio impasta parecchio e c'è il rischio di, diciamo, di rompere la punta. Ora proseguiamo. Come vedete è molto facile, siccome ci sono anche le alette sotto, che si vada a bloccare il pezzo, la punta nel pezzo, con il rischio, diciamo, di romperla. Ecco fatto, abbiamo fatto un paio di fori, poi il resto proseguo da me. E dicevo, il problema di forare l'alluminio, specialmente con una punta così piccola, è che l'alluminio impasta e non si può usare i lubrificanti. Ci sono dei lubrificanti apposta che ora io comunque non ho qui, perché se si usasse olio, come se si andasse a forare per esempio dell'acciaio o del ferro, l'alluminio già si impasta da solo e si impasterebbe ancora di più e si correrebbe ancora il rischio più grosso di rompere la punta. Ora ovviamente il rischio di rompere la punta è perché questa è piccola, è da 2,5. Se si lavorasse già con una punta da 6 o da 8, il pericolo di rompere la punta con l'alluminio praticamente diventa nullo. Comunque praticamente con i fori piccoli e le varie cose è rischioso, che appunto bisogna andare piano piano perché si può rompere la punta. Ora sposto un attimino, finisco i fori, poi sposto la telecamera, vi faccio vedere un paio di filettature che anche quelle sono noiose, sempre perché il maschio da 3 ovviamente è piccolo e si rischia di romperlo. Non si può usare la maschiatrice elettrica perché è facile romperlo, perché l'alluminio, come dicevo prima, si impasta. Proseguo e ci si vede dopo. Ecco, ora passeremo alla filettatura praticamente. Questo è un maschio da 3, non so se si vede bene o meno. Questo è un maschio da 3 col suo giramaschi e con quello si inserisce nel buco appena fatto, poi si gira. Ripeto, se si poteva usare un maschio non da 3 ma per esempio da 6, da 7, cioè di dimensioni più elevate, si poteva ovviamente con il foro adatto, si poteva usare anche un maschiatore elettrico e si faceva molto prima. In questo caso siccome c'è il rischio di romperlo il maschio, bisogna andare piano piano e fare tutti
tutte le filettature a mano, e per quello avrete capito che insomma avevo lasciato il progetto un attimino, dopo averne fatto uno di oscillatori, avevo lasciato il progetto lì in stand by perché la cosa più noiosa che era questa non avevo voglia di farla. Qua dentro c'è del gasolio perché per filettare per esempio il metallo si usa dell'olio, anche dell'olio apposta, cioè, mentre per filettare il gasolio i vecchi dicevano, ora sono io vecchio, ma insomma una volta quelli che per me erano vecchi dicevano che usare l'olio, dato che l'alluminio impasta di per conto suo, ci voleva qualcosa che lubrificasse abbastanza senza impastare, e veniva usato il gasolio. Sicché io immergo il maschio qui, eccolo qua, l'ho messo qua il gasolio, lo immergo dentro e poi mi accingo, diciamo, a fare la filettatura. Spero di non, vediamo se riesco a avvicinare un pochino, faccio vedere un paio di filettature e basta poi, perché so nemmeno se ha messo a fuoco bene. Vediamo un attimino, sì, forse si vede, proviamo a spostarla, ecco qua, forse. Allora, e questa operazione va ripetuta per tutti i fori che ho fatto. Ogni tanto il maschio va girato all'indietro per rompere il filetto, se no si impasta, e come vedete è un'operazione estremamente noiosa. Bisogna passare praticamente tutta la parte dell'alluminio fino all'altra parte, in maniera che la vite si possa, diciamo, avvitare, e è una cosa, per me che non ho voglia di farlo, discretamente noiosa. Ecco, questo passato. C'è da stare molto attenti, sentire con le mani quando il maschio inizia a flettere, perché se si va avanti si rischia di romperlo. E, insomma, a parte il fatto che i maschi buoni non li regalano, diventa una noia fare una strage di maschi. Così che, come vedete, l'operazione, diciamo, da fare è questa, perché non si può usare in questo caso qui una maschiatrice elettrica. Allora, il foro che ho fatto è questo. Ora prendo un cacciavite un secondo, vediamo, eccomi qua, e praticamente vediamo se arriva fino in fondo la vite. La vite arriva fino in fondo e il lavoro, diciamo, è fatto. Non vi tedio con quegli altri, è solo vi ho fatto vedere solo questo foro qui, filettare solo questo foro, perché diventerebbe di una noia assurda fare anche tutti gli altri. Lo finisco di forare, poi si controlla se ci sta sopra l'oscillatore rubidium, se non bisogna ritoccare qualche foro, e poi niente, finiamo questo video e proseguiremo col montaggio vero e proprio nella prossima puntata. Allora, la piastra di dissipazione è stata forata, è stata filettata, la fissiamo un'altra volta qui provvisoriamente, ci si testano, ecco qua, ci si testa la scatolina. Guardiamo se, vi ricordo che questa è la parte superiore poi della scatolina. Ci presentiamo qua praticamente l'oscillatore a rubidium, che poi
ovviamente fisseremo con la sua pasta, con la sua pastina conduttiva, e praticamente questo verrà fissato qui con tutte le viti, e la stessa cosa verrà fatta a questi regolatori di tensione. Praticamente anche questi le fisseremo con le viti e anche con l'amica isolante, perché non possono toccare, diciamo, nella parte metallica, sicché mica isolante, viti, fissato, e questa sarà la parte superiore che fa la dissipazione sia dell'oscillatore rubidium sia della parte, diciamo, alimentatore. Ora lo tolgo un attimo questo. Quando poi questo sarà girato e chiaramente montato nella scatola come deve essere montato, si vedrà il sopra che è così praticamente, e servirà per la dissipazione dell'oscillatore, che, come ripeto, deve stare acceso praticamente 24 ore al giorno. E questa è la parte superiore. Poi va forata, che non vi farò vedere, ma ve la farò vedere finita, se no diventa veramente di una noia mortale. Va forata la parte poi va forata la parte di sotto, ovviamente, dove ci verrà fissato questo trasformatore, ci verrà fissato questo che è semplicemente, vediamo se riesco a farvelo vedere, il ponte di diodi, che non è un ponte, sono due diodi, perché il trasformatore è a zero centrale, sicché la tensione alternata arriva qui e poi la parte positiva viene raddrizzata dai due diodi e va dove deve andare, e ci sarà la parte centrale del trasformatore che fa il resto della semionda. Portafusibili che fisserò qua in questo punto qui, e qua ho fatto queste due staffettine di alluminio che le fisserò in questo punto qui, poi ci metterò un pochino di foam isolante, e questo qui terranno dopo con due fascette il condensatore di filtro, il grosso condensatore che ho, che mi serve per il filtraggio della tensione alternata e trasformarla in continua, diciamo, insieme con i diodi per l'alimentatore a doppia semionda. In questo punto qui ci verranno fatti dei fori, perché qua dietro ci verrà una ventola che, come avevo detto prima, ci sarà un piccolo alimentatore da 9 volt che farà girare la ventola, che di solito lavora a 10 volt a 12 volt, in maniera che gira più piano, fa circolare l'aria senza essere troppo impattante. Ora vi faccio vedere con l'altro apparecchio già montato che avevo fatto come dovrà venire la parte di sotto. Ecco, più o meno verrà praticamente come questa. Il condensatore verrà fissato come è stato fissato in questa maniera qui, il trasformatore verrà messo qui, qua ci verrà messa la ventola che sarà un pochino più grande di questa, qui ci sarà la presa di ingresso, i fori per fare entrare l'aria ce ne sarà uno in più perché la ventola, si è detto, è un pochino più grande, e dietro qua non so se si vede, vediamo un po', sposto un attimino la telecamera, la vedrete muovere, non è niente, non è niente. Là dietro c'è il famoso, la parte dei diodi raddrizzatori e il portafusibili. Praticamente, diciamo, verrà come questo qui, la parte inferiore. La parte anteriore sarà come questa, ora è al contrario,
verrà fatta in questa maniera qui. Qua sotto c'è la piastra di dissipazione che dopo ovviamente verrà messa sopra e sarà capovolta, e monteremo, qui c'è il distributore dei 10 MHz, i famosi interruttori che ci sono anche sull'altra piastra nuova, sul frontale nuovo. Qua ci sarà fissato l'oscillatore a rubidium come vi ho fatto vedere nell'altro apparecchio da montare, e i famosi regolatori che sono qui. Sicché intanto non so se poi questo video potrà essere risultato interessante, perché come ripeto la cosa più noiosa è appunto fare i fori della scatola e preparare tutta la scatola per il montaggio elettrico vero e proprio. Comunque dato che alcuni mi avevano chiesto di vedere dalla A alla Z come faccio i miei progetti, io l'ho fatto. Sicché diciamo questo video qui di foratura della scatola e di preparazione per poi montare gli apparecchi elettrici è finito. Se avete domande, come al solito, mettetele, fatele, mettete un mi piace se il video vi è piaciuto. Se non vi è piaciuto mettete non mi piace come fa qualcuno, ovviamente siamo in democrazia e si può fare, e se il video comunque vi è piaciuto vi aspetto per il prossimo video sempre del montaggio dell'oscillatore a rubidium, ma anche per altri video che farò magari nel frattempo di riparazioni o di altre cose che io reputo interessanti e ve le propongo. Con questo terzo video si conclude il montaggio dell'oscillatore a rubidium. E vi faccio vedere come ho finito di montarlo, il montaggio del pannello e le varie cose e il collaudo, diciamo, funzionale. Il pannellino posteriore è stato montato, come vedete, c'è l'interruttore d'accensione che tanto può stare sul dietro perché questo, come ripeto, va lasciato acceso fisso praticamente. C'è la presa di alimentazione e la ventola che fa circolare un pochino di aria. Da quest'altra parte si vede l'interno, qui c'è la presa con il fusibile, qui c'è l'interruttore, ci monterò questo anellino di ferrite sui fili per proteggere un attimino eventualmente da ritorni spuri, insomma, sulla rete elettrica, e inizio a fare i collegamenti. Devo allungare anche i fili qui della ventola, inizio a fare i collegamenti e ogni tanto, mano a mano che vado avanti, vi faccio vedere le cose. Ecco, allora ho saldato il pannellino posteriore, questa è la presa, ci ho messo la guaina termorestringente, ci ho messo questo anellino qui di ferrite per i disturbi, questo è l'interruttore di accensione, questo qui è il cavettino che poi va al trasformatore di alimentazione, la ventola, ho allungato i fili e l'ho portata, ho messo abbastanza filo da poter arrivare poi sulla piastra dove ci sono gli alimentatori, e ora proseguiamo. Questo qui è il sotto della scatolina, qui abbiamo il trasformatore che ha praticamente 18 più 18 a 0 centrale, e uso questo trasformatore perché avevo questo trasformatore e pertanto invece di usare un ponte di diodi mi bastano praticamente 2 diodi. Poi questo lo metteremo qua ci va il fusibile e questo bel condensatore della Mallory che per la potenza in gioco non serve un condensatore così grande ovviamente, però io l'avevo. Questi qui sono condensatori estremamente affidabili, cioè durano tantissimo, anni e anni, rispetto a quelli più moderni. Questi qui sono norme militari. Qua ci metterò un pochino di isolante e poi questo lo fisserò qui con le fascette. Prima di fissare l'oscillatore a rubidium sul dissipatore voglio aprirlo un attimo, perché siccome la parte che dissipa è questa
e svitando queste viti qui si accede all'interno, e voglio sostituire la pasta dissipatrice, la pasta termica, chiamiamola come vogliamo, perché così ce la metto nuova e facciamo un lavoro, diciamo, un attimino più bello. Magari non ce ne sarebbe bisogno, ma probabilmente è molto che questo oscillatore era in funzione sulla cella, sicché infatti, come vedete, praticamente di pasta quasi nulla. Allora, questo è l'interno dell'oscillatore aluminum, lo tocco meno che sia possibile ovviamente, perché non si sa mai, non vorrei fare dei danni. Allora, prendiamo un attimino, ecco, qui dentro c'è la lampada, che è quella che praticamente poi sincronizza tutto l'oscillatore. Il cuore, diciamo, dell'oscillatore è qua dentro, e questa chiaramente è la circuiteria per farlo funzionare. Sicché non sto ad entrarmi dentro a come funziona questa circuiteria, perché volendo approfondire trovate dei tutorial in inglese molto meglio di quelli che potrei spiegarvi io, di persone che sicuramente ne sanno più che di me. Un attimino solo, prendo un po' di alcol isopropilico, pulisco qui, pulisco l'altro pezzo, e ci mettiamo un pochino di pasta dissipante nuova. Eccola qua, la bottiglia magica, distributore magico di alcol isopropilico. Lo ripuliamo, questo qui. Questa qui è la parte poi che va, non la vedo tanto bella, però insomma, voglio dire, se la cella ha funzionato tanti anni, probabilmente funziona più che bene. Avrei cercato di dissipare con più superficie io, però sono sempre il solito esagerato. Allora, qua è la parte metallica, e la ripuliamo anche qui. Anche questa parte metallica è proprio di metallo, non è di alluminio, cioè di un materiale che conduce bene. Probabilmente, ripeto, basta poco così, perché sennò avrebbero fatto diversamente. Questi sono apparecchi che lavorano 24 ore al giorno, sicché allora ci mettiamo un pochino di pasta, non ne serve tantissima. Poi lo rimonto, così poi lo possiamo fissare sul dissipatore, diciamo, in tranquillità. Ecco qua. Prendo le viti, dove le ho messe? Prima si appuntano tutte le viti e poi si stringono, questo per evitare di metterle storte. Vale per qualsiasi cosa, qualsiasi prodotto che ha più viti, è conveniente abboccarle tutte, e poi una volta sono abboccate e si vede che tutto è dritto, stringerle, un po' anche come si fa con le ruote della macchina quando si fora. Se si mette il primo bullone e si stringe completamente, magari quell'altri sono leggermente disassati. Ecco fatto. Ora vi faccio vedere il resto dell'apparecchio, vi dico dove andrà montato questo e come procederò piano piano. Poi per il montaggio vero e proprio, ecco qua l'oscillatore già, diciamo, a metà dell'opera, a metà del montaggio. Ora avvicino un attimino, vi faccio vedere. Ecco qua, possiamo vedere collegati il trasformatore, il condensatore, insomma tutti gli oggetti, la ventola.
Questo è il cavo che porterà poi la tensione dai capi del condensatore ai 3 regolatori. Questa qui invece poi sarà la ventola che andrà al suo regolatore. Ora mi sposto un attimino ancora, vi faccio vedere qui, eccoci qua, un attimino. Questi, dicevo, sono i cavi che porteranno l'alimentazione a questi 3 regolatori. Qui ho segnato i 3 regolatori. Questo fornirà la 15 volt per l'oscillatore, questo qui fornirà sempre per l'oscillatore 5 volts e questo fornirà i 9 volts per alimentare la ventola. L'oscillatore, metterò la pasta qui sopra, dopo vi faccio vedere, e lo fisseremo in questo punto qui. Poi ovviamente qui c'è il connettore e vi spiegherò tutte le cosine, tutti i collegamenti che, ripeto, una parte le faccio senza farmi vedere perché sennò poi mi confondo, e vi farò vedere avanzamento lavoro. Gli integrati del dissipatore, che sono questi qui che ora avvicino, li ho montati dato che devono essere isolati dalla massa. Vediamo se si vede qua, sì, l'ho montati con la sua amica e la pasta, diciamo, conduttiva, in maniera che su questo grande dissipatore, ora ho levato la scatola, riallontano un attimino, faranno la loro funzione, diciamo, senza scaldare troppo, e la stessa cosa vale per l'oscillatore. Ora metto la pasta sull'oscillatore e poi vi rifaccio vedere. Ora monto questa pasta termica. Questa è di colore grigio, teoricamente ha un miglior potere, diciamo, conduttivo per il calore, però in pratica poi ha dei problemi se si dovesse usare con dei transistor, che va bene per delle parti metalliche come questa, va bene anche se uno la deve usare per esempio su una CPU di un computer, ma se si deve usare dei transistor, siccome è grigia perché ci sono delle parti metalliche, è vero che conduce il calore in maniera migliore, ma potrebbe anche diventare conduttiva elettricamente se ci sono, diciamo, delle alte tensioni. Poi farò un video apposta sui tipi di pasta da usare per i transistor, che per i transistor questa pasta, a parer mio e non solo mio ma di chi ne capisce più che di me, non è molto adatta. L'oscillatore è stato fissato, diciamo, al suo posto. Ora la fisso, non so se, opla, ora la fisso con queste viti qui di acciaio inossidabile che hanno già la Grover incorporata. Prima le metto tutte, le, diciamo, abbocco un attimino e poi una volta che le ho messe tutte le stringo tutte, sicché non sto chiaramente a farvi vedere tutta l'operazione perché tanto vi annoiate e basta. Comunque l'importante è, come al solito, uno le posiziona tutte, guarda che tutti i buchi siano a posto, sicché che tutte le viti entrano, e poi le stringe tutti insieme, in maniera che questo dopo fa benissimo contatto sulla piastra e dissipa il calore, che un po' di calore ne produce. Allora il pannello dell'oscillatore a rubidium è montato e ora proseguo con i cablaggi e poi vi faccio vedere, diciamo, ogni tanto. Dovrò collegare il connettore, praticamente il connettore lo collegherò qua, ci dovrò togliere questi fili e ricollegare tutti i cavi che vanno poi alle basettine qua. Allora l'oscillatore a rubidium è montato praticamente, ho fatto tutti questi collegamenti qui, gli alimentatori sono tutti regolati, è stato montato tutto qui, ora lo vedete al contrario, dopo ve lo giro, ve lo faccio vedere. Questo condensatore qui grosso così, qualcuno mi ha chiesto come mai. Allora, uno dei motivi è perché ce l'avevo e sono molto affidabili perché sono militari. L'altro motivo è che una capacità così elevata non serve per l'assorbimento dell'oscillatore,
in realtà, ma serve, visto che funziona anche con un gruppo di continuità, perché deve rimanere sempre acceso, perché è meglio che rimanga sempre acceso, ne guadagna in precisione, è che l'intervento di questo gruppo di continuità, che è un gruppo di continuità grosso, non è un gruppo di continuità di quelli da computer, alle volte potrebbe avere magari, che ne so, un leggero ritardo, e così la capacità del condensatore supplisce eventualmente a questi millisecondi o microsecondi, quello che sarà, di ritardo nell'intervento del gruppo di continuità, così siamo sicuri che non si resetta mai, diciamo, e funziona. E ho montato anche, vediamo un attimino, quel filetto che vedete lì, ora l'avvicino sull'oscillatore stesso, è il sensore di temperatura, quello lì, questo, che l'ho incollato qui con una colla apposta, e servirà per monitorare che la temperatura non vada fuori delle specifiche. Ora lo monto un attimino, lo giro, chiudo la scatola, ve lo accendo e vi faccio vedere che anche lui può andare a far compagnia, diciamo, al suo fratello. Praticamente questo viene montato qua, viene girato e viene unito tutto insieme. Ora lo fermo un attimo e riprendo il video quando ho chiuso l'oscillatore. Ecco fatto, l'oscillatore è chiuso, ve lo faccio vedere dietro. C'è la ventola che aspira aria in maniera lenta, che però ci sia circolazione di aria, semplicemente l'interruttore è dietro perché non si deve accendere e spengere continuamente, ma deve rimanere acceso. La spina d'alimentazione col fusibile incorporato, e davanti ora lo collego un attimino e vi faccio vedere le varie funzioni. Qui è la piastra grossa di dissipazione, tutte le uscite. Questo commutatore serve a monitorare la tensione di 5 volt che alimenta la lampada e di 15 volt che alimenta, diciamo, l'oscillatore, in maniera che muovendolo si può capire, diciamo, se ci sono tutte e due le tensioni regolari, che può fare comodo. L'uscita un PPS che può servire per un orologio, cioè un impulso al secondo, e poi queste spie qui che indicano, questa lampeggerà quando non è bloccato l'oscillatore, cioè quando si sta riscaldando, e sicché ci indicherà anche se è andata via la corrente lì per lì, perché inizierà a lampeggiare e vedremo che non è, diciamo, sincronizzato, non va bene, mentre questa qui verde, quando l'oscillatore sta funzionando, diciamo, a regime, è a posto. Ora lo accendo un attimo e vi faccio vedere un attimino solo. Lo accendo. Ecco qua, vedete che la spia, questa qui, lampeggia perché dice che l'oscillatore non è bloccato, e sicché in questo momento non ci darebbe 10 MHz precisi. Poi abbiamo, stiamo vedendo, ora avviciniamolo un po' sul display. Allora, qui stiamo vedendo i 5 volt, sto monitorando la 5 volt che ci sono, posso monitorare i 15 volt e ci sono, e abbiamo un assorbimento, questo qui rosso, che si vede forse un attimino male, che ora è 1,25 A circa, perché all'inizio ovviamente deve andare in temperatura. Quando è in temperatura, vediamo se riesco a avvicinarlo ancora un po'. Allora l'assorbimento qui ora sta scendendo piano piano, è sceso, mano a mano che scende poi si spengerà questa spia e si dovrebbe stabilizzare intorno a 0,7-0,8 A quando è bloccato, quando è in funzione. Questa qui è la temperatura, è partito ora, per ora diciamo sono 34 gradi e dovrebbe essere regolare se arriva massimo, diciamo, a 50 gradi, più in su vuol dire che scalda troppo, poi alla fine si rovinerebbe.
e aspettiamo un attimino che si sblocchi. Ora velocizzerò poi il video. Quando lui è pronto si accenderà la spia look in verde. Ecco, è scesa praticamente l'assorbimento, si è assestato intorno a 0,83 A, sicché diciamo va bene. E niente, praticamente anche questo oscillatore Rubidium è pronto per essere affiancato al fratello, che è questo qui. Eccolo qua, uno bianco, uno nero, e così alla fine sono riuscito, anche con, diciamo, con la poca voglia che avevo di montare il secondo, visto che c'avevo comunque il modulo, ho montato anche il secondo e gli amplificatori, buona, e gli oscillatori a rubidium sono due e tutte e due perfettamente funzionanti. Questo video è finito, chi è piaciuto ovviamente metta mi piace, se avete delle domande fatele pure, e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Chi non si è iscritto ancora al canale lo può fare, e vi saluto tutti e ciao, ci vediamo alla prossima.